Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale YouTube. Prima di tutto vorrei ringraziare tutti coloro che si stanno iscrivendo e mi raccomando, lasciatemi un commento, vorrei sapere le vostre opinioni e lasciate un mi piace così aiutare il canale. Allora, da dove ripartire il giorno dopo la vittoria della Juventus contro l'Hellas Verona per 2-0? Io ripartirei dai sorrisi, soprattutto i sorrisi del nostro allenatore, Thiago Motta, probabilmente anche dai sorrisi di noi tifosi, magari non quelli dell'Allianz Stadium che ieri hanno protestato in silenzio, anche se comunque credo che, polemiche a parte, un sorriso oggi probabilmente lo strapperemo anche a loro. Ma comunque ieri Thiago Motta dopo la partita è stato intervistato, ripeto, ai microfoni Sky da parte dell'ex Juve Padovano e vi leggo un po' cosa è successo. Um, Padovano, chiaramente riferendosi allo scudetto, chiede ma ci fate un pensierino a questo punto? E Thiago Motta risponde vediamo partita dopo partita, che è un po' quello che vi sto ripetendo un po' dalle ultime 2 giornate. E ricordo, la Juventus arriva da 5 vittorie consecutive in campionato, quindi comunque è un piccolo ciclo sul quale chiaramente non ci si può rilassare o pensare che si sia costruito chissà cosa, però ad oggi la Juventus è in una striscia positiva, quantomeno in campionato. Ancora, la reazione di Motta è chiaramente molto spontanea, finalmente si lascia un po' più andare, sembra più rilassato, chiaramente la vittoria fa bene a chiunque, soprattutto dopo questo periodo buio e dopo la partita di Empoli. Motta anche aggiunge: oggi mi concentro sulla partita, abbiamo fatto un'ottima prestazione e ottenuto 3 punti importanti. Ora avremo dei giorni per recuperare alcuni giocatori e preparare la prossima. Una partita importante contro l'Atalanta, che è un avversario forte e sul quale dovremo mettere energia e concentrazione. Beh, allora analizziamo a questo punto dove è la Juventus e analizziamo cosa intende Thiago Motta per partita dopo partita, perché guardando il calendario, e me lo sono anche scritto, la Juventus avrà l'Atalanta, poi Fiorentina, Genoa, Roma, Lecce, Parma, Monza, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia. Un calendario sicuramente non facile, soprattutto con le due romane, lo scontro con l'Atalanta, la Fiorentina, quindi direi che guardando il calendario sicuramente non è dei più agevoli. C'è da andare a valutare anche il calendario dell'Inter, che ad oggi è ancora impegnata in tutte le competizioni e se dovesse passare entrambe in Coppa Italia e in Coppa dei Campioni si troverebbe a dover giocare 9 partite abbastanza importanti nel mese di aprile con una rosa che al momento sembra avere qualche problema di condizione ma anche legata agli infortuni. Um, il Napoli il Napoli sicuramente ha il calendario al momento sulla carta, si parla sempre sulla carta perché in Serie A tutte le partite sono difficili, soprattutto quando ci si difende come ieri, come il Verona a blocco basso, però sulla carta ha il calendario un po' più agevole, dove vedo che ha solo Fiorentina, Milan e Bologna come partite sulla carta più complesse, diciamo più da top 10 di campionato, però per il resto ha anche squadre di bassa classifica che, visto che ci stiamo avvicinando alla fine del campionato, mi immagino che queste squadre staranno combattendo per non retrocedere, quindi ogni partita diventerà una partita estremamente decisiva per molte squadre. L'Atalanta invece ha un calendario abbastanza complesso e difficile, ha circa 7 partite con squadre tutte da primi posti, tra cui Juventus, Inter, Fiorentina, Lazio, Bologna, Milan e anche la Roma. Dall'altro lato bisogna anche considerare chi ci sta dietro perché ci sono squadre come la Lazio che ad oggi stanno esprimendo un calcio estremamente divertente e piacevole per gli occhi, ma anche un calcio molto efficace, perché ad oggi la Lazio comunque è sempre lì, è appena dietro di noi e non credo, chiaramente bisogna anche essere onesti, che abbia le carte in regola soprattutto per i punti di distacco, ma anche un po' per diciamo quello che si è visto quest'anno, che abbia le carte in regola per andare a combattere per lo scudetto, soprattutto con le prime 3-4, però non si sa mai, come non si sa mai per la Juventus, non si può escludere nessuno. È chiaro che squadre invece come il Milan sono troppo arretrate e purtroppo credo che sia un discorso anche molto complesso da parte loro, anche solo parlare di ingresso in Champions League o Coppe Europee a questo punto. Um, Vorrei fare una piccola parentesi riguardo ai sorrisi,
Non credo che la vittoria di ieri sia un qualcosa che vada a riparare quello che è successo nelle ultime settimane in casa Juventus. Credo che comunque a fine anno ci saranno, nonostante tutto, delle decisioni molto importanti da prendere, decisioni sul tecnico, decisioni su alcuni giocatori, però ad oggi bisogna ripartire anche da quell'abbraccio che abbiamo visto in campo dopo il gol di Cobb Miners, dove Kefren Turam corre ad abbracciarlo sotto la parte dei sostenitori della Juventus, sotto la curva della Juventus, e lo abbraccia, lo punta col dito, gli sembra quasi dire dai, su, forza, dai che questo è il cambio di marcia per te. E allo stesso tempo anche lo stesso Manuel Locatelli, che come ho detto ieri, i due, Kefren Turam e Locatelli, hanno giocato una partita di spessore enorme, con grandissima qualità. Quindi i due che in questo momento vedo come possibili leader dello spogliatoio, ma anche leader di questa Juventus. Come detto ieri, Thuram è un giocatore imprescindibile e come squadra Juventus ad oggi non ci possiamo permettere di avere un calciatore che ci è costato, come ci è costato con Miners, che stia diventando un caso. Il caso lo è da qualche mese, ma la squadra sembra che si stia riunendo intorno a lui a chioccia per aiutarlo, dargli una mano e farlo uscire da questo tunnel in cui ormai sembra essersi avviato, perché nonostante il gol di ieri, nella partita Cop Miners è ancora sembrato un po' indeciso e soprattutto non prendersi responsabilità nell'ultimo passaggio. Però bisogna ripartire da lì, da quella voglia, soprattutto da quell'energia e dal sentimento Juventus, dal sentimento di vittoria, dal sentimento di voler sempre dare il massimo sul campo. Credo che ci sia stato un atteggiamento e questo atteggiamento dobbiamo vederlo da qui alla fine della stagione, perché quantomeno con l'atteggiamento si possono costruire delle basi per il futuro e anche delle basi per l'anno prossimo. Vi aggiungo anche un'ultima cosa di cui ieri non ho parlato, tanto per non polemizzare, visto che comunque la partita è finita 2-0, ma c'è quell'episodio VAR con quel mani in area, possibile mani in area su intervento di Ghilardi a respingere il tiro di un giocatore della Juventus. Dalle immagini sembra sotto ascella, vicino all'ascella, tappetta ascella, un po' mano, non sono immagini chiare. Però quello che dico io, o quantomeno chiarissime, perché alla fine ognuno può tirare un po' l'acqua al suo mulino, però dico una cosa, come mai il VAR in quel momento non è intervenuto chiedendo un on-field review? Perché alla fine se quella partita per qualsiasi motivo finisce 1-1, beh, saremo qui a parlare di un qualcosa di completamente diverso. Credo che il VAR a fine campionato vada modificato in Italia. Alcune regole spero che vadano veramente cambiate, perché ad oggi non c'è un metro di giudizio chiaro. E non si capisce veramente ogni volta che un calciatore è in area e calcia e tocca un braccio, è un po' troppo lasciato a quello che è l'interpretazione dell'arbitro, che può andare bene, ma all'interno dell'area di rigore crea un problema veramente grosso, perché un rigore può cambiare completamente il corso della partita. Quindi io dico questo, nonostante tutto bisogna guardare partita dopo partita, bisogna continuare a fare in modo di andare a accorciare le distanze da chi ci sta davanti, sognare non costa nulla, sognare per un giocatore della Juventus è d'obbligo, sognare per un tifoso della Juventus è d'obbligo, però i tifosi adesso si devono semplicemente andare a riunire intorno alla squadra, dare energia, dare forza, la contestazione c'è stata, bisogna adesso fare un passo avanti e guardare con Motta, con la squadra, alla prossima partita e riniziare e ripartire dalla voglia, dal gruppo, dal sorriso, ma soprattutto da un atteggiamento che è un atteggiamento da Juve. Un abbraccio, a presto.